Benvenuti. Vedremo in questo video due differenti modi per usare Android su PC. Utilizzeremo un emulatore Android per poi passare all'installazione dell'ecosistema su una macchina virtuale, o se lo si vuole anche su una macchina fisica, installazione resa possibile tramite il progetto Android x86. Dato che Android è un sistema open source, su internet sono presenti molti progetti a riguardo, tra cui emulatori. Metterò maggiori informazioni in descrizione. Per iniziare, vedremo il programma Memo, un emulatore Android. Se è la prima volta che eseguite l'emulatore, al termine del caricamento, partirà la configurazione del vostro sistema. Non tratterò questa fase nel video ma, vi basterà seguire i passaggi. Usate le frecce direzionali da tastiera per muoversi tra le opzioni ed il mouse per premere i pulsanti. Diamo ora uno sguardo alle opzioni dell'emulatore. Dalla barra a destra, possiamo portare la finestra a schermo intero. Visualizzare la mappatura dei tasti della tastiera, tasti utilizzati nell'emulatore. Caricare, nell'emulatore, pacchetti per l'installazione di applicazioni. Cambiare le impostazioni dell'emulatore, tra cui la possibilità di impostare la risoluzione ed il dispositivo da emulare. Per applicare alcune modifiche, ad esempio cambiare il modello di dispositivo emulato, è richiesto il riavvio dell'emulatore. Passiamo ora all'installazione di Android su una macchina virtuale. Selezioniamo come tipo Linux e come versione Oder Linux, a 32 o da 64 bit. Per poi proseguire nel settaggio, come per qualsiasi altra macchina virtuale. Una volta terminata la configurazione, avviamo la nostra macchina e selezioniamo subito il file ISO del nostro sistema. Metterò il link del file in descrizione. Selezioniamo con le frecce, o premiamo semplicemente I, l'opzione per installare il sistema. Da ora in poi useremo le frecce per selezionare ed invio per confermare. Premiamo il tasto C per selezionare l'opzione per creare o modificare partizioni, e confermiamo con invio. Scegliamo se utilizzare GPT, evoluzione del Master Boot Record, standard per la definizione delle tabelle delle partizioni su disco. Si aprirà un programma di partizionamento, selezioniamo l'opzione New, per creare una nuova partizione. Selezioniamo Primari per creare una partizione primaria. Confermiamo o modifichiamo la dimensione della nuova partizione. Selezioniamo Bootable per rendere la partizione avviabile all'avvio, per poi selezionare l'opzione Write. Digitare Yes per rendere effettive le modifiche appena fatte. Ed infine, uscire dal programma di partizionamento selezionando l'opzione Quit. Ora premiamo Invio e formattiamo la partizione in Ext3 o Ext4, a seconda della versione del sistema che avete scaricato, e confermare premendo Invio. Scegliamo se vogliamo installare il bootloader integrato in ogni distribuzione GNU Linux, e se vogliamo rendere la cartella di sistema System leggibile e scrivibile.
Finita l'installazione ci chiederà di riavviare o spegnere la macchina. Una volta riavviata la macchina, se non l'abbiamo fatto precedentemente, smontiamo il file ISO, riavviamo la macchina ed attendiamo che ci venga mostrato il bootloader appena installato. Premiamo invio per avviare il sistema in modalità normale, o spostarsi con le frecce sulla modalità desiderata. Una volta avviato il sistema, partirà la sua configurazione. Come potete vedere anche nel video, vi consiglio di disattivare l'integrazione del mouse, per interagire al meglio con cursore di Android. Per passare il controllo del cursore alla macchina virtuale, vi basta cliccare all'interno della finestra. Per ridare il controllo del cursore al sistema host, vi basta premere la combinazione di tasti Alt GR CTRL destro. Ora non vi resta che configurare il tutto per poter utilizzare Android sul vostro PC. Ovviamente, in entrambi i metodi visti, non è possibile utilizzare applicazioni che richiedono componenti hardware specifici, ad esempio per effettuare chiamate o per ricevere ed inviare messaggi.